Benvenuti stoici appassionati. Prima di addentrarci nei racconti di Crisippo ed Eirene, concedetemi un istante per darvi il benvenuto. Se state apprezzando il viaggio nel mondo dello stoicismo e delle sue profonde lezioni, vi invito cordialmente a esprimere il vostro gradimento con un mi piace e a iscrivervi al canale. In questo modo potrete rimanere sempre aggiornati sulle prossime avventure filosofiche che condivideremo insieme. Ora, senza ulteriori indugi, lasciate che la storia di Crisippo ed Eirene si sveli come un antico manoscritto, ricco di insegnamenti e riflessioni. Capitolo 1. L'ospedale dell'anima. Nell'antica Atene, in un pomeriggio inondato dal caldo sole mediterraneo, Crisippo, un filosofo stoico di mezza età con una barba grigia ben curata e occhi che riflettevano la profondità della sua saggezza, camminava fra gli uliveti nei pressi di un'antica strada lastricata. La brezza portava con sé l'odore pungente degli ulivi e il canto lontano dei grilli. Sulla sua spalla portava un mantello tessuto con cura e nella mano destra stringeva il suo bastone da viaggio, un compagno fedele nei suoi vagabondaggi filosofici. In lontananza, il Partenone si ergeva maestoso contro il cielo azzurro, una testimonianza della grandezza di Atene e del suo passato glorioso. Crisippo, nel suo peregrinare, si sentiva connesso con il ricco tessuto della storia che circondava la sua città. La luce dorata del tramonto danzava fra le colonne, creando ombre e riflessi che si muovevano come antiche storie sussurrate dal vento. Il filosofo si diresse verso l'ospedale dell'anima, un luogo di riflessione nascosto fra gli ulivi. Il sentiero accidentato lo condusse a una piazzola dove si aprivano porte di pietra scolpite con antichi simboli filosofici. Una volta dentro, Crisippo si trovò circondato da alberi di ulivo secolari che ombreggiavano un cortile lastricato con ciottoli. Il suono leggero di una fontana scaturiva da una scultura raffigurante una figura mitologica. L'atmosfera rilassata del luogo evocava una sensazione di tranquillità e pace. Mentre Crisippo si avventurava più in profondità, notò figure sedute in meditazione sotto gli ulivi, intenti a contemplare il proprio essere interiore. Il filosofo si avvicinò a un uomo anziano, dalle spalle incurvate dal peso della vita, il volto solcato da rughe profonde. Era un saggio del luogo, conosciuto per aver abbracciato la filosofia stoica nella sua interezza. I suoi occhi, però, riflettevano la quiete interiore che solo una vita di saggezza poteva portare. «Salve, maestro», disse Crisippo con rispetto, e insieme si diressero verso la sala principale, dove un gruppo di anime ferite ascoltava le parole del filosofo in attesa di conforto. Capitolo 2. L'incontro con Eirene. Crisippo, guidato dal saggio anziano, attraversò il cortile dell'ospedale dell'anima. Il terreno lastricato di ciottoli rifletteva il calore del pomeriggio e l'ombra degli ulivi donava un senso di pace. Il filosofo si immerse nella quiete di quel luogo sacro, dove la storia antica e la saggezza si fondevano con la ricerca interiore. L'anziano saggio condusse Crisippo verso un angolo del cortile, dove Eirene, una donna dai capelli intrecciati e dagli occhi che raccontavano una storia di abbandono, era seduta sotto un antico ulivo. Il suo sguardo, inizialmente perso nel vuoto, si sollevò quando Crisippo si avvicinò. Il filosofo si sedette accanto a Eirene e l'anziano saggio si allontanò con discrezione, lasciando che il loro dialogo fosse un momento intimo tra maestro e allieva dell'anima. Crisippo guardò la donna con compassione, riconoscendo il peso delle sue ferite interiori. «Eirene», iniziò, «ogni ferita può insegnarci qualcosa se siamo disposti ad ascoltare la lezione che porta con sé». Eirene, con una voce carica di malinconia, aprì il suo cuore narrando come l'abbandono e l'assenza di amore avessero lasciato un'impronta indelebile nella trama della sua vita. I suoi occhi si offuscarono di lacrime mentre riviveva i momenti di solitudine e di speranze infrante. La luce del tramonto filtrava attraverso le foglie degli alberi, creando un mosaico di ombre e luci sul volto di Eirene. Crisippo continuò a condividere con lei gli insegnamenti stoici, aiutando la donna a comprendere che la vera libertà non risiedeva nel dimenticare il passato, ma nell'abbracciarlo con serenità e trarne insegnamenti per il presente. L'anziano saggio, osservando da lontano, sorrise soddisfatto. L'affinità tra Crisippo ed Eirene, che si scambiavano insegnamenti importanti sulla vita, era come un filo magico che portava avanti una tradizione antica piena di storie e saggezza.
Capitolo 3. La ferita dell'abbandono. Crisippo e Eirene continuarono il loro dialogo profondo. Il cortile dell'ospedale dell'anima era immerso in un silenzio solenne, interrotto solo dal canto melodioso di un usignolo posato su un ramo vicino. La luce del tramonto tingeva il cielo di sfumature dorate, gettando un velo di malinconia e speranza sull'antica Atene. Il filosofo stoico, con voce calma, guidò Eirene attraverso una serie di meditazioni e riflessioni. La ferita dell'abbandono, disse Crisippo, è come una tempesta che attraversa la nostra vita. Possiamo resistere e emergere più forti, o possiamo lasciarci travolgere dalla disperazione. La scelta è nostra. Eirene si perse nell'ascolto, attenta ad ogni parola del filosofo. Crisippo, con voce pacata, dipinse immagini di eroi stoici, uomini e donne intraprendenti che avevano affrontato le avversità con coraggio e saggezza. Le gesta epiche di Leonida alle Termopili e le parole sagge e incoraggianti di Epitteto si intrecciavano nei suoi racconti, tessendo un vivido mosaico di saggezza e forza morale che attraversava il tempo, illuminando il cammino verso la virtù. Nel frattempo, l'anziano saggio si avvicinò, portando con sé una ciotola di olive fresche, simbolo di pace e prosperità. Le olive, disse, sono come la nostra anima. Hanno attraversato molte tempeste per giungere a maturazione, eppure il loro olio è un elisir che nutre e cura. Il crepuscolo avvolgeva il cortile e Crisippo proseguì con l'insegnamento della virtù dell'accettazione. La ferita dell'abbandono può diventare la sorgente della nostra forza interiore. Accettare la realtà, con tutte le sue sfumature, è il primo passo verso la guarigione. Con il passare delle ore, Eirene, guidata dagli insegnamenti stoici, iniziò a intravedere una nuova prospettiva sulla sua ferita interiore. La sua espressione passò da una tristezza profonda a una risonanza di speranza. L'anziano saggio, osservando il miracolo della trasformazione, sorrise, consapevole che la filosofia stoica aveva aperto una porta verso la guarigione interiore. Capitolo 4. Il viaggio dell'accettazione. Nel cuore dell'ospedale dell'anima, Crisippo continuò il suo viaggio filosofico con Eirene. La luce del crepuscolo danzava tra le foglie degli alberi, creando un'atmosfera di mistero e riflessione. L'aria era densa di profumi di erbe aromatiche che crescevano nei vasi di terracotta disseminati nel cortile, regalando un tocco di freschezza e serenità. Il filosofo e la donna sedettero su cuscini di lino disposti in cerchio sotto un grande ulivo, simbolo di resilienza e forza. L'anziano saggio, con le mani rugose, preparò una tisana di erbe, miscelando con maestria i profumi di lavanda e menta. Le erbe, spiegò, ci insegnano che la guarigione è un processo che richiede tempo e cura, proprio come l'anima. Crisippo proseguì nell'illuminare Eirene con sagge lezioni sull'accettazione e le virtù, utilizzando metafore tratte dalla natura e dalla storia di Atene. Dipinse un quadro eloquente della città, narrando delle sue sfide attraverso guerre e mutamenti, sottolineando però la bellezza intrinseca e la dignità che persistevano nonostante tutto. L'anziano saggio, nel frattempo, intrecciò il suo racconto con storie appassionanti sugli eroi locali che difesero Atene nei momenti cruciali. Emerse l'immagine di cittadini coraggiosi, protagonisti di respingimenti alle invasioni persiane, e si evocarono i dialoghi vibranti tra Pericle e i suoi concittadini durante l'epoca d'oro di Atene. Mentre la notte si avvicinava e le stelle iniziavano a punteggiare il cielo, Crisippo guidò Eirene in una meditazione profonda, un viaggio nell'interiorità per trovare la pace e l'accettazione. La melodia lontana di una lira accompagnò il loro silenzioso percorso verso la consapevolezza. Quando la donna aprì gli occhi, la sua espressione era serena. Le rughe della preoccupazione sul suo volto sembravano attenuate, sostituite da un'aura di calma interiore. Crisippo sorrise, consapevole che il viaggio dell'accettazione aveva gettato le basi per la guarigione di Eirene. Il cortile dell'ospedale dell'anima era ormai immerso nell'oscurità, illuminato solo dalle fioche luci di lanterne ad olio. Crisippo, Eirene e l'anziano saggio si alzarono dai cuscini, testimoni della trasformazione che aveva avuto luogo. L'ulivo secolare, con i suoi rami protesi verso il cielo stellato, sembrava essere un simbolo di speranza e rinascita.
Se avete trovato valore in questa esperienza e desiderate esplorare ulteriori riflessioni filosofiche, vi incoraggiamo vivamente a continuare a seguire il nostro canale. La vostra presenza e il vostro sostegno sono i pilastri che alimentano il nostro impegno nel portare avanti questa ricerca di saggezza e crescita insieme. Vi aspettiamo nelle prossime avventure filosofiche.